Chissà se ci penserà l'idrogeno a risolvere i nostri problemi energetici. Sul nostro pianeta si trova dappertutto, non solo nell'acqua, ma anche in tutti i composti organici. Anche l'atmosfera ne è piena ed è il vero combustibile delle stelle. Non a caso è il numero 1 della chimica, il primo elemento della tavola periodica, il più leggero e il più abbondante nell'universo. Per finire, possiede un grande contenuto energetico e non genera anidride carbonica durante la combustione. Sarà quindi per noi una risorsa cruciale per la transizione energetica? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi scopriremo quell'ambiziosa parola legata al mondo della chimica, che vuole entrare a forza nel nostro futuro. Chi ha scoperto l'idrogeno? Che cosa significa la parola idrogeno? Chi l'ha introdotta per la prima volta nella chimica? Scopriamolo insieme. Purtroppo l'idrogeno non si trova allo stato puro sulla Terra. In natura è sempre combinato con altri elementi e per ottenerlo occorre tanta energia, che si accompagna a elevate emissioni di anidride carbonica e di monossido di carbonio. I principali processi di produzione sono tre. I due più diffusi sono il trattamento termico con vapor d'acqua o reforming del gas naturale e la gassificazione del carbone, tecnologie consolidate ma pericolose e inquinanti. Mentre l'elettrolisi dell'acqua, che sfrutta la conversione di energia elettrica in energia chimica per separare l'idrogeno dall'ossigeno, è attualmente un processo costoso e poco efficiente. Inoltre l'idrogeno è un gas altamente infiammabile e difficile da trasportare e immagazzinare. La bassa densità energetica, infatti, impone l'uso di pressioni elevate per lo stoccaggio e il trasporto allo stato gassoso e trattamenti criogenici allo stato liquido. Tutte queste sfide tecnologiche dovranno essere vinte per vedere l'affermazione dell'idrogeno, che dovrà probabilmente puntare tutto su elettrolizzatori alimentati da fonti di energia rinnovabile. Insomma, per avere successo, l'idrogeno blu da combustibili fossili dovrà tingersi alla fine soltanto di verde. Ma ci siamo mai chiesti che cosa significhi questa parola così particolare, idrogeno, e in che modo sia stata introdotta nella comunità scientifica? Come spesso è accaduto nel corso della storia, la terminologia scientifica sfrutta la duttilità dell'antica lingua greca, dando alla luce un sostantivo primo della classe, dal legame inossidabile fra altri due, il primo sempre sul punto di sgorgare e l'altro con la peculiare capacità di far scaturire. Il primo sostantivo è udor, che significa acqua, mentre il secondo è genos, che vuol dire origine, generazione, nascita. Idrogeno è dunque quell'elemento della chimica in grado di generare acqua. L'idrogeno fu isolato per la prima volta dal chimico inglese Henry Cavendish nel 1766, mentre la parola idrogeno fu coniata nel 1787 dal francese de Morveau con Lavoisier e altri scienziati. Quando allora ragioniamo sui vantaggi e gli svantaggi dell'idrogeno come risorsa determinante per il nostro futuro, stupiamoci ancora una volta di fronte alla lungimirante etimologia di una parola che da un laboratorio chimico francese di fine Settecento ancora oggi ribadisce quella esclusiva facoltà di un elemento di combinarsi saldamente all'ossigeno per generare acqua.